Verso dove stiamo andando? Verso quale futuro ci stiamo dirigendo? Accendo il mio smartphone, apro Instagram e scorro velocemente le migliaia e migliaia di notizie che inondano il web. Esco, apro YouTube e così inizio a scorrere. Ancora ed ancora le solite facce, quelle che il mio algoritmo mi mostra senza obiezioni. Poi blocco il telefono e sono pronto ad affrontare la giornata. O almeno, così credo. In realtà, continuo incessantemente a posare lo sguardo su quel piccolo schermo nero, come se mi sussurrasse parole lusinghiere, attraendomi nuovamente in quell'illimitato universo digitale. Leggo e la mia attenzione si disperde dopo poche righe. I miei occhi, in modo nevrotico, saltano da una parola all'altra in cerca di quella ben visibile, marchiata in grassetto, ma ogni parola è uguale all'altra. E così mi blocco e mi chiedo cosa sta accadendo. Mi domando se dentro di me, nei luoghi oscuri del mio cervello, è in atto un qualche tipo di cambiamento di cui non conoscevo l'esistenza. Mi domando, allora, se Internet sia davvero un luogo misterioso, di cui non conosco affatto i suoi effetti. Da dove partire per cercare di dare una risposta? Cerco sui libri e mi imbatto sul pensiero di Marshall McLuhan. Il medium è il messaggio. Ciò significa che le caratteristiche del mezzo di comunicazione, che sia la stampa, la radio, la TV su internet o i social network, influenzano in maniera più consistente la comunicazione rispetto al contenuto stesso trasmesso dal messaggio. Comprendo allora che ciò mi porta verso una direzione molto chiara. Ogni medium avrà delle specifiche ripercussioni sul modo in cui io fruisco dell'informazione e sul modo in cui la rielaboro. Ciò significa una sola cosa. Il modo in cui noi fruiamo dell'informazione comporta dei cambiamenti cognitivi. Grazie a studi scientifici nel campo delle neuroscienze, sappiamo con certezza che il nostro cervello è plastico. Pertanto si modifica in continuazione a seconda degli impulsi che esso riceve. Nuovi neuroni possono attivarsi e unirsi tra loro attraverso le sinapsi, sviluppando una nuova mappa cerebrale. L'uso quotidiano di computer, smartphone, motori di ricerca e di piattaforme social ha come conseguenza quella di stimolare un'alterazione delle cellule cerebrali e un rilascio di neurotrasmettitori che gradualmente rafforzano nuovi tracciati neurali mentre indeboliscono i vecchi. Queste sono le parole della psicologa e ricercatrice britannica Susan Greenfield. Internet, questo grande mezzo che noi usiamo ogni giorno,
è davvero così dannoso per il nostro cervello? Ciò che noi sappiamo è che esistono ricerche scientifiche che suggeriscono effetti significativi sulla memoria, sulla nostra soglia d'attenzione e sul modo in cui elaboriamo le informazioni. Il facile reperimento di dati, grazie ai motori di ricerca sul web, fa sì che le persone si aspettino di ricavare un'informazione in maniera rapida e che sia sempre accessibile anche in futuro. Una tale aspettativa comporta il fatto che le persone tendono a ricordare più facilmente il luogo dove reperire un'informazione piuttosto che l'informazione in sé. Ecco, allora, che Internet diventa così il luogo della nostra memoria esterna. Tale esternalizzazione della memoria ha come conseguenza quella di instaurare tra noi e il web una sorta di dipendenza cognitiva. Il rischio di tale dipendenza ha a che vedere con la profondità della nostra comprensione, la quale rischia di restare ad un livello superficiale. Se non vi è uno sforzo di conservazione e di rielaborazione delle informazioni, rischiamo di depauperare la profondità del nostro ragionare. Indeboliamo così la nostra intelligenza. Cosa sta accadendo oggi e cosa succederà domani? C'è il rischio che fruiremo sempre di più di un'informazione superficiale che si adatta alle logiche, alle tempistiche e alle caratteristiche dei social media, che gioca sul catturare l'attenzione piuttosto che dar tempo per la rielaborazione. Gli algoritmi ci mostreranno le informazioni più visibili, quelle che producono maggiore engagement, seguendo le logiche del consumismo. Cercheremo sempre di più informazioni su internet e, illudendoci di sapere sempre di più, delegheremo ad esso inconsciamente parte di noi, parte della nostra memoria e di quella collettiva. Crescerà in modo esponenziale la quantità di informazioni che possiamo conservare, dilatando la funzione della memoria archivio, che conserva ma non costruisce. E mentre la nostra memoria interna si affiderà sempre di più a depositi esterni, la nostra memoria funzionale, che ha il compito di rielaborare le informazioni per darne un significato, perderà di valore, disperdendosi nel flusso informativo. Con la rivoluzione digitale e l'affermazione di archivi tecnologici, l'equilibrio tra le due memorie rischia di rompersi. Senza più riuscire a selezionare in modo coerente ciò che è essenziale ricordare, perdiamo la capacità di distinguere tra ciò che è marginale e ciò che deve essere ricordato. Senza una selezione, il passato diventa una massa informe, priva di significato.
Privandoci della memoria funzionale, rischiamo di esimerci dal creare una nostra identità ben precisa, divenendo così semplici spettatori della vita, che subiscono le azioni e le idee altrui, finendo per divenire i nuovi schiavi del XXI secolo, o dei robot che hanno perso tutta la loro umanità.